Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera il 29 agosto del 2024, giovedì, penultimo giorno di calciomercato che è appena iniziato. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Ultimi 2 giorni di mercato, quindi con ancora un bel po' in realtà di mercato per quanto riguarda il Milan. Si pensava non potesse essere così fino a qualche giorno fa, invece sembra riaccendersi, anzi si è riacceso definitivamente il mercato del Milan con un po' di operazioni sia in entrata che in uscita. Prima di iniziare, insomma, Bea, ti abbiamo già visto stamattina, giusto? Sì, mi avete già visto perché intorno alle 6:45, 7 è uscito il mio primo editoriale. e, ehm, è venuto un po' lungo, forse perché quando sono trovata a parlare un po' di tutti questi temi che in questo momento ci stanno un po' facendo pensare, ecco, diciamo pensare, e mi auguro che vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto e avete voglia di andarlo a vedere, lo trovate sul nostro canale YouTube. Grazie Bea. Detto questo, Ebram, il 9 per Fonseca, l'inglese al Milan, lo scambio si fa alla Roma soldi e Salmacher. Questa è l'operazione imbastita nelle ultime 48 ore circa, anche se in realtà è qualcosa che era già nata nel mese di luglio, poi accantonata e ora ripresa, forse quando ci siamo un po' accorti che il nostro attacco, tanto attacco non era. Un'operazione che, come detto, dovrebbe contare della partenza anche di Salmacher a fronte anche di un corrispettivo oltre al cartellino di Salmacher, siamo sui 9, c'è chi dice 8, c'è chi dice 10, però insomma, quella è più o meno la cifra di cui si sta ragionando. Più o meno è fatta, Bea. Questa mattina magari avrete visto il video se ci state guardando mentre l'affare si è già chiuso, oppure mentre si deve ancora chiudere, eccetera, eccetera, però questa mattina si dovrebbe andare verso la conclusione. Sì, è un affare che per alcune cose mi lascia un po' perplessa, ovvero per l'inserimento di Salma Kerr, che era stato il giocatore per cui Fonseca si è speso, che aveva fatto bene, che ti aveva mostrato di dare equilibrio in attacco. Mi lascia perplessità per la tenuta fisica di Abram, perché l'abbiamo visto ieri in trasmissione, è un giocatore che fisicamente ha sofferto Mm. tanto e più volte, è quello che preoccupa il più volte. Mm, forse nasce tutto anche dal fatto che 2 mesi fa hai deciso di rinnovare il contratto a Jovic e forse se avevi davvero l'idea che poteva interessare a qualcuno, dovevi lavorare per cederlo Jovic e da lì ricavare magari qualcosa. Probabilmente la Roma non l'ha mai voluto, quindi in uno scambio con la Roma non avresti potuto inserirlo, però magari ti avrebbe dato una mano il denaro dalla sua cessione per fare qualcos'altro. Ci siamo andati un po' a complicare la vita con qualche scelta quantomeno confusa, diciamo così, soprattutto per quanto riguarda Jovic, prima riscattato, poi eletto vice Morata con la 9 in Con la 9. lista, con la titolarità, con quello che in teoria doveva essere realmente il vice di Morata, e in realtà praticamente nel giro di pochi giorni ha perso la titolarità, ha perso la lista perché gli è stato detto che con ogni probabilità in lista UEFA non ci sarà e gli è stato detto che se si vuole guardare intorno può fare. Un po' Quindi, tardino. no, no, ma non è che sì, a parte che è tardi, è quantomeno contraddicente rispetto a quello che si era pensato di lui fino a qualche tempo fa, ma va bene sempre tutto, è sempre tutto fatto bene al centesimo e al millimetro. Ehm, Prendiamo quello che arriva, tanto ormai questo è, nel caso se dovesse partire Jovic arriverà Ibram, che sarà sicuramente un giocatore che in Serie A ha fatto magari meglio, ma è reduce da un 10 mesi. anno scorso veramente complicato a causa infortunio. Quello precedente non era nemmeno andato benissimo, a No. livello di cifre, ha fatto 9 gol in tutta la stagione, quindi un gol ogni 350 minuti, un qualcosa del genere. Dove aveva fatto bene era stato al suo esordio in maglia della Roma, dove aveva fatto sicuramente molti più Primo gol. anno. Per un attacco che poi si andrà a configurare quindi con Morata, Ibram e Okafor. Faccio un passo indietro per la seconda parte di obbligo, Bea, invece per quanto riguarda il centrocampo.
Ora, qui la questione è ancora più ingarbugliata. Rimango ai fatti per ora. Isma Benasser è sempre stato, diciamo così, tenuto volentieri, ma a fronte di un'offerta importante non si sarebbe chiusa la partenza. Offerta che al 29 di agosto alle 10, diciamo così, quando esce questo video, ancora non c'è. No. Il problema è che Isma ha saltato la partita di Parma, dove la settimana prima era titolare con il Torino, a Parma non gioca. Salta gli allenamenti di quella settimana, per forza Tutti? di cose non sarà titolare con la Lazio, visto che è rimasto fermo praticamente tutta questa settimana. Quindi va bene, poi prima o poi capiremo anche il perché a un giocatore viene permesso oppure viene concesso di saltare un'intera settimana di No, più lavoro. che altro, Forse era già stato venduto, forse no, forse sì, ma forse più lui che l'ha chiesto, altro, gliel'abbiamo dato, non si sa. no, quello che su cui mi interrogo è quando arrivi a non far allenare un giocatore e a non farlo giocare titolare, ma rimaniamo sul non farlo allenare, che magari il farlo giocare accade un po' più spesso. Significa che la cessione è prossima alla chiusura, cioè Mm. siamo al 90%, non siamo al 50. Ieri sera, è uscita questa notizia che, la squadra interessata a Ismael Bennacer chiude la porta, almeno per ora, ma credo che sarà così, poi magari arriverà un'altra squadra, per carità, però la squadra che sembrava la più quotata per, prendere Bennacer chiude la porta. Non capisco, ripeto, il non farlo allenare, considerarlo fuori rosa, un giocatore che comunque è importante, è stato importante e se rimarrà deve essere importante. Solitamente, ribadisco, il mancato allenamento avviene quando la cessione è pressoché fatta. Non so, credo, se non erro, correggimi se sbaglio, credo sia successo con Koop Meiners negli ultimi giorni, che Ma quella è una poi storia diversa con certificati medici, insomma, vabbè. però insomma, mhmm, manca poco, o arriva un'altra squadra a prendersi Bennacer o Bennacer rimane. Ecco, il problema che riguarda proprio questo, cioè, come scrive Gazzetta, un francese in mezzo tra Rabiot o Koné serve un'uscita. Serve un'uscita sì, perché come scrive anche nella parte bassa c'è il nodo lista. Ve la faccio vedere ancora per l'ennesima volta, per far entrare uno magari tra Rabiot e Koné, vediamo, deve uscire per forza di cose uno tra Bennacer e Jovic dalla lista, perché il posto 11, quello di Salmaker, viene riempito, diciamo così, Eh sì, da Ebram, deve uscire per forza uno tra Bennacer e Jovic, dalla lista quantomeno. Jovic può uscire dalla lista e rimanere qui. È ovvio che a quel punto avresti un centrocampista in più a fronte di una mancata uscita e anche di una mancata uscita monetaria, perché comunque Bennacer se esce ti porta soldi, non va via gratis, quindi devi anche fare questo di conto, non solo e soltanto per il posto lista UEFA, ma anche perché insomma, se non esce Bennacer non entrano soldi. Ecco. Però insomma questa è più o meno la vicenda. Se succederà qualcosa, mancano meno di 2 giorni. no, più che altro, io, per carità, rimango un po' sulla mia idea riguardo il centrocampo. Mi sembra un po' rischioso fare queste cose alla fine, cioè nel senso, mi spiego meglio, ieri mi pare fosse l'anniversario dell'arrivo di Ibra, no, al Mm. Milan alla fine. Quelle son cose che hanno il sapore degli ultimi giorni, no, ma queste qui no, cioè far arrivare, Koné al posto di Bennacer. Passa Rabiot, che è una situazione un po' complessa in cui lui si deve rendere conto, secondo me, che qualcuno che gli offre quei soldi a lui e alla madre ad oggi non c'è. Poi magari ci sarà tra 2 giorni, non lo so, però ad oggi non c'è. Però, il centrocampo è un qualcosa che costruirlo l'ultimo giorno a campionato in corso, per me è una cosa molto rischiosa, ma molto rischiosa. Anche perché mi sembra che ci sia proprio parecchia confusione anche per le liste, la situazione Jovic,
non sai se un giocatore come Bennacer ce l'avrai, cioè anche per Fonseca non deve essere una situazione così semplice. No, no, credo proprio di no. Ne parleremo oggi durante i nostri appuntamenti, non alle 18, dove invece saremo in diretta per la live reaction dei sorteggi di Champions League. Ieri si sono giocate le ultime 4 partite di qualificazione, sono passate anche le ultime 4 squadre, le urne sono state decise, chiuse, le 4 fasce pure, e quindi stasera alle 18 peschiamo i Sapremo. nostri 8 avversari, tutti diversi per questa prima fase di Champions League. Ci rivediamo alle 18 in diretta qui su YouTube. Bea, per il resto ci vediamo domani per l'ultimo giorno di calciomercato. Sì, qui obbligo di rispetto sì, e poi ci vediamo alle 16, ovviamente Grazie a con Radio tutti. Rossonera Talk. A dopo. Ciao.